Sai che sta per iniziare una grande avventura. Questo è il benvenuto. Abbiamo una forte connessione con la natura. Se riusciamo a parlare con gli alberi, se riusciamo a parlare con l'aria, significa che c'è una forza. Per noi Chewa, gli alberi sono i nostri antenati che si prendono ancora cura di noi. Sapevo che anche solo un albero mi avrebbe potuto cambiare la vita. Senza la natura non ci sarebbero i Chewa. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Oggi ci troviamo in Malawi, un paese straordinariamente bello eppure segnato da grandi difficoltà come una povertà molto diffusa e un cambiamento climatico che ha messo in ginocchio l'agricoltura di questo paese. Eppure proprio in questa terra esiste una tribù che sembra abbia scoperto una formula della felicità molto speciale: i Chewa. I Chewa sono una delle più grandi tribù dell'Africa sudorientale, con una storia lunghissima che si perde nei secoli. Il loro legame con la natura è profondo. Credono che i loro antenati vivano attraverso la terra e gli alberi e che ogni raccolto sia un dono sacro che nutre non solo il corpo, ma soprattutto l'anima di tutta la tribù. In questa missione siamo insieme a Tridom, un'organizzazione che pianta alberi in tutto il mondo, creando benefici ambientali e sociali. Vi ricordate l'ultima avventura in Ecuador? Ecco, insieme a voi, attraverso Tridom, abbiamo già piantato più di 2000 alberi, sostenendo centinaia di famiglie di campesinos. Qui in Malawi, Tridom ha deciso di intervenire per salvare le terre dei Chewa devastate negli ultimi anni da siccità e tempeste. E noi siamo qui per aiutarli. Sai che sta per iniziare una grande avventura. Sembra che tutto il villaggio stesse aspettando solo noi. Il ritmo dei tamburi si sente fino alle ossa ed è impossibile non sorridere davanti a tanto entusiasmo. Questa è la vera essenza dell'accoglienza dei Chewa. Ogni ospite è un dono per loro. E quest'uomo con un sorriso che sembra abbracciarti è Geoffrey. Lui è il ponte tra i Chewa e il mondo. È l'unico della sua tribù ad aver visto cosa c'è oltre le colline del villaggio, grazie ai sacrifici di tutta la comunità che gli ha permesso di esaudire il suo sogno più grande: andare all'università e studiare all'estero. E sapete una cosa? Una volta finiti gli studi è tornato qui proprio per loro, per restituire tutto quello che aveva imparato. Infatti ha fondato una piccola associazione per piantare alberi e insieme a Tridom che lo sostiene, Geoffrey ora guida la sua tribù nel prendersi cura della sua terra. Ogni albero qui infatti vale molto più di un raccolto. È la promessa che nonostante tante avversità proteggeranno per sempre la loro terra. Il fatto che stiamo entrando dentro al villaggio con Geoffrey ci esime dall'incontrare lo stregone, perché sì, è vero che tutte le persone ci hanno accolti con gioia, però lo stregone è l'unico che ci può permettere di immergerci dentro la magia dei Chewa. La persona davanti a me è lo stregone del villaggio, mentre a fianco a me ho uno dei leader della tribù dei Chewa. Entrambi si devono assicurare che io sia qui con buone intenzioni, per non far del male a qualcuno, per esempio. E quindi adesso, attraverso questa cerimonia, il sacerdote, lo stregone, si metterà in contatto con gli antenati dei Chewa. Se questa cerimonia andrà bene, allora potranno aprirmi le porte del villaggio dei Chewa, altrimenti dovremmo tornare a casa. Vediamo poi ora. Su questa terra io invoco i nostri antenati per darmi una risposta. Ora userò questo specchio per vedere la tua anima e comprendere il vero motivo per cui sei qui. Ti avverto, se le tue intenzioni non sono pure, non potrai mettere piede nel nostro villaggio né oggi né mai. Non avere paura. Iniziamo.
Questa è la risposta che cercavo. Mi sono bucato con questa spilla, ma non è uscito sangue e non ho provato dolore. Sei puro. La cerimonia finisce qui. Vi libero per andare a fare qualsiasi cosa siate venuti a fare in pace fino alla vostra partenza. Appena uscito dalla capanna dello stregone, mi sento sollevato. Tutto è andato bene e ho il permesso di entrare nel villaggio. Mi guardo attorno e le case sono molto semplici ma particolarmente curate, con muri di argilla e tetti di paglia, costruite con cura e tradizione. Al centro però troneggia un baobab antico e sacro, l'anima del villaggio. È qui che si svolgono tutte le cerimonie importanti, dove ogni preghiera passa attraverso le sue radici per raggiungere gli antenati. E sotto al baobab ci sono loro, le donne, le vere leader dei Chewa, pronte a darmi il benvenuto. Ma prima di condurmi da loro, Geoffrey mi sorprende dandomi l'abito tradizionale. Ma solo dopo capirò il perché. Vorrei provarvi a descrivere a parole l'onore che mi stanno dando le donne Chewa in questo momento, ma è impossibile dargli la giusta importanza, la giusta dignità, perché questo per loro è tutto. Stiamo per pestare il mais e renderlo farina, la farina con il quale loro poi producono il loro piatto principale, la sima, il loro pane, la loro pasta. E pestando il mais ci avviciniamo alla terra, la svegliamo. Quindi stanno arrivando anche le maschere che celebreranno questo momento sacro, magico per loro, che è la vita, quindi il mangiare e le loro radici. E me lo stanno dando a me, stanno dando questa opportunità a me di farlo con loro, e questo è il loro benvenuto. Quindi finalmente siamo benvenuti, accolti nel villaggio dei Chewa. Mi ricevo queste maschere, queste entità sono magiche. Questa maschera per esempio incarna gli antenati, è fatta con le piume degli animali morti. Questi animali morti si collegano agli antenati che sono morti, ma i loro spiriti sono ancora qui. E quindi i primi colpi li ha dati questa maschera. Tutte le altre maschere hanno dei significati potentissimi. E pensate che loro non sanno chi ci sia dietro e dentro queste maschere. In questo momento sono delle entità sacre, spirituali, che devono soltanto dare la benedizione a questo momento. Una grande festa qui, si dà il cambio per pestare il mais e renderlo farina. Quindi tutte le donne girano, adesso danno il cambio a me, ma poi ritengono la pestare, è molto pesante. Il palo è pesantissimo. Le risate e gli sguardi complici delle donne mi fanno sentire parte di qualcosa di antico e profondo, qualcosa che viene dal cuore. E il profumo dolce del mais appena pestato si mescola ai loro canti. E purtroppo non solo. Dicono che porti fortuna. Beh, a questo punto lo spero davvero. Questo è il benvenuto. E ritornato per forza di cose ai miei abiti civili, prendo posto per assistere alla cerimonia più importante dell'anno. Sotto l'ombra del baobab, considerato la porta tra il mondo terreno e quella degli spiriti, si svolge il rituale di connessione con gli antenati. Gli anziani del villaggio intonano canti antichissimi, chiedendo protezione e benedizione per la comunità attraverso le loro misteriose maschere. Assistere a questo evento unico è un privilegio raro e sono felice di viverlo al fianco di Geoffrey, che mi racconta ogni dettaglio e significato nascosto. Questa è l'essenza della nostra cultura e avviene solo una volta all'anno. Siamo nel nostro spazio sacro, dove normalmente facciamo la maggior parte delle nostre cerimonie. Ciò che vedi è solo una parte del significato dietro la nostra cultura. Quanto è importante questo per loro e per te? È un qualcosa che crea comunità, perché siamo qui insieme, ci divertiamo insieme, condividiamo insieme e tutto questo crea una connessione tra di noi. Tra di loro e con le radici della vostra cultura. Ah, sì. Siamo qui per celebrare la terra che si alza in cielo dai nostri antenati e che ci ricorda che anche se siamo andati all'università o abbiamo fatto grandi cose, c'è un'altra conoscenza indigena su cui si basa tutto il resto e che è qui da sempre.
Se la dimentichiamo, stiamo mentendo a noi stessi. Stiamo letteralmente imbrogliando noi stessi. Tanto sta succedendo di tutto. Le maschere continuano a alzare la polvere con tutti i sassi, la terra. Ed è sicuramente una delle loro mosse preferite. È incredibile la quantità di bambini che c'è tutta attorno a noi. Non è un caso, visto che in Malawi il 51% della popolazione è minorenne, ha meno di 18 anni. E qui in questo villaggio si vede chiaramente. Attorno a noi ci sono bambini, giovani ragazzi che però sono entusiasti di vedere questa cerimonia. Per loro la festa più importante della loro tribù. Perché i Chewa sono così magici, così spirituali? La ragione è che abbiamo una forte connessione con la natura. Sai, se riusciamo a parlare con gli alberi, se riusciamo a parlare con l'aria e con qualsiasi cosa sia naturale, significa che c'è una connessione, c'è una forza. Ma il problema è che non abbiamo tempo di ascoltare gli alberi, di ascoltare gli animali. Senza la natura non ci sarebbero i Chewa. In qualsiasi cosa tu veda qui, c'è un'enorme connessione tra la natura e noi. E questa è la tua missione, in realtà. Sei tornato per aiutare il tuo popolo a sollevarsi di nuovo. Io posso essere concime per la mia stessa cultura. Posso essere un fertilizzante per la mia cultura. Non potrò mai permettere che tutto questo scompaia, o il mio cuore non potrà mai essere in pace. Finché saremo qui, farò tutto il necessario per far crescere la mia cultura. E mentre gli ultimi canti sfumano nell'aria della sera, iniziano i preparativi per la cerimonia della luna, uno dei momenti più sacri per le donne della tribù Chewa. Le anziane della tribù ci invitano a osservare i loro preparativi. Ogni loro gesto è lento, pieno di significato, come se stessero tracciando un ponte tra il presente e il passato. Poi però, fuori iniziano a battere i tamburi e sento un brivido, perché ormai so che qui quelle vibrazioni servono per svegliare gli antenati e capisco che la cerimonia sta per iniziare. E proprio qui, sotto la luce della luna, le donne Chewa celebrano la connessione tra il ciclo della natura e quello della vita umana. La nascita, la crescita, la perdita e la rinascita. Danzare sotto la luna per loro significa riconnettersi con il ciclo della vita e accogliere i cambiamenti con gratitudine. È un modo per chiedere forza nei momenti difficili e per ringraziare la luna che illumina sempre le notti più oscure. Noi donne Chewa siamo così potenti e poderose grazie alla connessione che abbiamo con la luna. Ed è rispettando i cicli della natura che guidiamo al meglio il nostro popolo. Noi donne dettiamo i principi da seguire e prendiamo le scelte più difficili per la comunità. Decidiamo sempre seguendo leggi naturali del mondo. Basta osservare la natura attorno a noi per non sbagliare e restare umani. E come fanno le nostre sorelle piante e i nostri fratelli animali, rimanere uniti e cooperare ci salverà. Specialmente noi donne abbiamo il dovere di conservare i valori culturali e tramandarli alle nuove generazioni come hanno fatto i nostri antenati. Con le prime luci dell'alba, la vita riprende il suo ritmo nel villaggio dei Chewa e Geoffrey mi invita ad accompagnarlo in un giro tra i beneficiari degli alberi di Tridom. Camminando insieme nei campi, incontriamo volti pieni di gratitudine e mani che curano la terra con amore. Geoffrey ascolta, osserva e si assicura che ogni albero stia bene. La mia terra era senza alberi e con le alluvioni niente ha potuto fermare l'acqua. Molti dei miei raccolti sono stati spazzati via in un secondo e ho sentito il mondo crollarmi addosso. Quando ho saputo di un progetto per piantare nuovi alberi, non ci potevo credere. Sono corsa a chiederli per coltivarli nella mia terra.
Sapevo che anche solo un albero mi avrebbe potuto cambiare la vita. Per noi Chewa, gli alberi sono i nostri antenati che si prendono ancora cura di noi. Gli alberi che mi hanno donato hanno migliorato la mia vita e quella dei miei figli. Abbiamo sempre frutta fresca, medicinali, concime. All'inizio però non sapevo tutte queste cose. Quando mi hanno consegnato gli alberi mi hanno anche insegnato come prendermene cura. E questa è stata la vera svolta, perché ora sono indipendente. Sono felice perché ho ritrovato la speranza in un momento in cui non sapevo come dare da mangiare alla mia famiglia. Da quando mi avete donato gli alberi, Sì. sono tornata ad essere felice come Certo. una bambina. Non avrei mai Va potuto bene. trovarli da nessun'altra parte perché Sì. gli alberi sono troppo costosi Bene. per me e voi me li avete Bene. donati. Per me sono come un tesoro. Meraviglioso. Sono felice che siate qui Sì. perché ci tenevo a farvi vedere quanto sono belli i miei alberi. Avervi qui mi motiva. Mi motiva a continuare a prendermene cura. Stupendo. È davvero emozionante per me sentire queste storie perché, sai, vedo alberi ogni giorno nella mia vita quotidiana, anche in città. Sì. Ma qui si capisce che gli alberi hanno un enorme potere, possono cambiare la vita di quelle persone e sentire le loro storie mi ricorda che Madre Natura deve essere al centro delle nostre vite. Quando sei un leader non lo sei solo per gli esseri umani. Sei un leader per tutto quello che ti circonda. Gli alberi si affidano a te come leader, le galline si affidano a te come leader, la terra si affida a te come leader. Per esempio, se qualcun altro distrugge gli alberi, non è affare tuo, no? Noi abbiamo cambiato quella mentalità in Africa. Ecco perché insegniamo alle persone a dire: siamo tutti dentro lo stesso spazio nella natura. Sì. Geoffrey, tutto quello che dici sembra una citazione. Potrebbe essere in un libro. Che persona questo Geoffrey, mi sta sorprendendo minuto dopo minuto che passo con lui, mi sta raccontando tutti i suoi progetti, tutti i suoi obiettivi. È un uomo con una missione vera, genuina, autentica e non è soltanto distribuire gli alberi che chiaramente stanno cambiando la vita di tutte queste persone. Sembra che stia facendo molto di più. Con i pochissimi risparmi che lui e la sua associazione riescono a mettere da parte, stanno costruendo una scuola. Adesso chiaramente è a metà, non hanno i fondi per continuare a costruirla costantemente, ma sta costruendo questa scuola per contribuire a cambiare le sorti di tutta la sua tribù, dai bambini alle donne, agli agricoltori. E sono contentissimo di scoprire questa storia insieme a voi perché persone come Geoffrey sono quelle che cambiano veramente il mondo. A un certo punto Geoffrey si ferma davanti a una vecchia casa di fango e paglia. E improvvisamente i suoi occhi si emozionano. È chiaro che in quel luogo così modesto vive ancora la storia che l'ha reso ciò che è oggi. Sono nato dove dovrei essere, perché sono qui per cambiare le cose. Ecco perché la mia missione è vedere le cose in modo diverso. Mi sento come se stessi tenendo una scala per far crescere altre cose, per far salire altre persone, sostenendo coloro che potrebbero aver bisogno di aiuto. Se sto sostenendo qualcuno per realizzare un obiettivo o per arrivare da qualche parte, questo mi regala felicità. Nella nostra comunità abbiamo un alto numero di donne vedove o bambini orfani. Quando dono loro un albero per il quale hanno combattuto, magari da anni, sento che li sto sostenendo a raggiungere qualcosa. Sto sostenendo la vita. Sto unendo quei puntini nella loro vita, dandogli la speranza di ottenere ciò che non potevano ottenere da soli. Grazie mille. Le parole di Geoffrey mi restano nel cuore. Non sono solo un racconto, ma una visione. La sua comunità che rifiorisce al ritmo lento ma inarrestabile della natura. Qui un albero non è mai solo un albero. È tempo, pazienza, lavoro condiviso. È un messaggio al futuro, un modo per dire crediamo che domani possa essere migliore. E vedere come gli alberi di Tridom possono sostenere veramente la comunità Chewa mi fa felice, perché ogni albero che pianteremo qui diventerà un legame indissolubile con questa meravigliosa storia. Ciò che per noi può sembrare piccolo può fare tutta la differenza per chi ne ha bisogno. Grazie a Tridom, infatti, non stiamo solo piantando alberi, ma stiamo piantando possibilità. Possibilità che crescono, che proteggono, che nutrono i Chewa e che restituiscono alla terra ciò che le spetta. Regala un albero in Malawi con Tridom. Sarà un gesto di amore per chi lo riceve, per chi lo coltiva e per il nostro pianeta.
Trovi il link alla foresta di Progetto Happiness in descrizione.